siamo lupa spora, te la maghiera buona innanzi la gola, te la maghiera buona, te la maghiera buona, te la maghiera buona innanzi la gola, te la maghiera buona, te la maghiera buona, te la maghiera buona. Ma Gioia del Colle ha avuto sempre un ruolo importante perché univa il Mar Adriatico e il Mar Ionio. Adesso è anche il punto di passaggio per andare a Matera, quindi ha sempre avuto questo ruolo di collegamento, perché la nostra è un'azienda familiare, quindi siamo noi che gestiamo dalla campagna anche la cantina, le spedizioni, i rapporti commerciali e tutta la famiglia. Quando ho terminato il liceo mi sono iscritta all'università, insomma dopo 2 giorni andai a fare la rinuncia agli studi e da quel giorno sono rimasta in azienda. Hanno sempre avuto una visione agricola della vita da quando erano piccole, un po' selvatica come le nostre piante, perché stavano scalze dentro, fuori, in campagna. Poi ad esempio qualcuno le regalava, ad esempio la cuginetta le regalò la seta a stiro per stirare i vestitini delle bambole e Alessia la mise a testa in giù e iniziò a fare così. Disse: Alessia, ma che stai facendo? La motozappa. Quindi hanno sempre avuto una visione distorta anche dei giochi. Era tutto agricolo. Quando loro lavoravano in cantina per tanto tempo noi ci annoiavamo a stare dai nonni o a casa senza di loro, insomma volevamo stare con loro e ci portavamo i giochi in cantina e giocavamo nelle cisterne vuote. Anche solo fare una passeggiata in vigna, cioè ti cambia la giornata. Tutti i nostri vigneti sono senza irrigazione, abbiamo scelto di non irrigare per stimolare le radici ad andare in profondità, a prendere l'acqua di cui ha bisogno. E Gioia è carsica, quindi ci sono anche i falde acquifere, quindi le radici vanno al fresco e anche in annate siccitose, senza pioggia, comunque le piante riescono a trovare questo nutrimento. Senti, io già vedo differenze sulla pianta. Inizialmente l'apparato fogliare era inesistente, qua invece comincia ad uscire fuori. Sì, perché lì è più ventilato, quindi sono venute via. Qui è un po' più, c'è questa conca che tra l'altro è una lama. Qui in caso di inondazioni c'è proprio questo fiume naturale e questo è il vantaggio di Gioia, ha una serie di caratteristiche pedoclimatiche irripetibili. Anche se non si vede, siamo su un altopiano, l'altopiano della Murgia a 360 metri sul livello del mare ed è sempre ventilato perché stiamo tra Mare Adriatico e Mar Ionio. Volevamo sapere quante gemme lasciavi, visto in questi giorni abbiamo visitato più aziende, volevamo capire tu quanto tenevi la tua pianta, quanto preferivi. Ad esempio qui abbiamo un cordone a 3 speroni, da dove poi salgono 2 tralci e ogni tralcio porta un paio di grappoli. Noi abbiamo cercato di conservare la nostra identità genetica perché per far nascere nuovi vigneti abbiamo preso le marze dalla pianta più vecchia e le abbiamo innestate sulle piante di selvatico. Eccole, è arrivato il vignaiolo! Lavorare, siete arrivati in ritardo. No. Buongiorno! Buongiorno. C'è un signore. E lui è il responsabile del lavoro in vigna, È lui che è Il king delle vigne. il king, bravo. È molto pignolo. Se qualcosa non va, oh mamma, si parla sempre del problema fino a quando non si arriva alla soluzione. Buongiorno. Vincenzo. Io sono Vincenzo. Se d'inverno c'è la potatura secca. Si taglia da qui, questo muore, diciamo, lo buttiamo e questo si rigenera, così si stende lungo il filo di panchina. Ecco, diventa pressappoco così, guarda, nuovo. Sono tutte alla stessa altezza perché se si crea il cappotto c'è troppa umidità e questo va a danneggiare la sanità dei grappoli, per cui deve stare in mezzo al vento. E noi facciamo sempre un esperimento quando magari viene qualche turista a visitare la nostra azienda e gli diciamo: prova a scavare, guarda la terra com'è. Lo strato superiore è arido, secco, non appena si inizia a scavare la terra diventa umida e questo fa capire anche quanto sia importante abituare la pianta a ricavare ciò di cui ha bisogno da sola. Quello è il punto di innesto. Aspetta, scaviamo un altro po'. Se l'hai trovato è lui. Sì. Allora, sì.
Eccolo qua. Ecco. Questa è una pianta innestata l'anno scorso. Ecco. Qui c'è uno scotch, il punto di innesto, poi si tolgono le radici con un coltellino, queste radici in superficie si tolgono. Non ci servono, eh? Sì, non ci servono. Chi se lo gira il vigneto? Ha il tempo per girare tutto il vigneto? Ti devi mettere sul trattore e devi guardare, devi venire in campo. Solo così puoi fare una produzione di qualità. Se no, tutte chiacchiere sono. Tutte chiacchiere sono. Somettanno pozzola, somettanno pozzola, somettanno pozzola come a noce buona. Somettanno pozzola, somettanno pozzola, somettanno pozzola come a noce buona. Come ti chiedevo prima, che adesso tornerà tua sorella, come affronterete questa cosa? Una sommelier, l'altra enologa. Insomma, come abbiamo sempre fatto, confrontandoci e prendendo decisioni insieme. Ok, per arrivare al punto finale che sia vantaggioso per il vino. Per tutti, sì, soprattutto per, come hai detto tu, il vino. Sì, sono diventata sommelier, tutti e 3 i livelli con l'ICE. No, voglio sapere che cosa riscontri quando, come ti chiedevo pure ieri, quando vai a fare una degustazione o comunque sia, come l'approcci, visto che tu non c'hai solo quella parte scolastica, ma c'hai tutta la vigna, c'hai la cantina, c'hai mamma e papà che ti spiegano continuamente, sì. sempre tutto il tempo a contatto. Delle volte ti trovi interdetto, comunque sia... È stato importante magari conoscere delle realtà, dei territori che non conoscevo, però penso che con i viaggi si impari tantissimo, forse anche di più, perché se fai un viaggio e vai a visitare quella zona vitivinicola ti rimane impresso praticamente tutto, le sensazioni, il vino, anche l'aria che si respira in quel territorio che può essere diversa da questa. Certe cose troppo quando vanno nello specifico, nel tecnico, come dicevo pure a lei, ma perché dare un numero a un vino quando io ho un palato, tu ce n'hai un altro, lei un'altra ancora? Perché? Perché abbiamo 3 vite diverse, sì. 3 palati diversi, un'evoluzione diversa, abbiamo assaggiato cose diverse, fatte vite diverse ed esperienze diverse. Che vino potrebbe essere lui? Tu sicuramente gli diresti il suo. Aceto. No, Se non è il suo, cosa? Oppure viceversa, Nicolo che vino sarebbe? un bianco in realtà addirittura, un bel trebbiano. Ma Nicolo che vino sarebbe allora? Te l'ho detto. No. Un lambrusco. Come mai? È vero? Ma voi lo sapete che ad Altamura c'è stato il primo caso in cui un McDonald's ha chiuso? Ma che dici? Ha aperto praticamente accanto a un panificio storico di Altamura, il primo caso mondiale. Ha vinto l'artigiano, 1-0 dell'artigiano stavolta. Sì.